Allora, buongiorno a tutti e benvenuti alla prima lezione del corso di violino basata sul mio metodo di base per violino Edizioni GDE Roma. Allora, naturalmente la prima cosa da fare è acquistare un violino e ci sono sul mercato dei violini diciamo molto economici, intorno ai 100 euro. Io ne cito uno, Johann Bruch con la C e la K finali, che sta sui 100 euro e che suona discretamente e che usano tutti gli allievi diciamo che sono all'inizio dello studio del violino. Allora, la prima cosa da fare una volta acquistato il violino è accordare il violino. Se uno ha un maestro che glielo accorda, tanto meglio, altrimenti basta andare su un sito online su internet dove c'è un accordatore di violino, sapendo che le note del violino sono il Mi, la più acuta che sta sul quarto spazio del pentagramma, il La che sta sul secondo spazio della seconda corda, poi la terza corda è il Re che sta appoggiata sotto il pentagramma e la più grave e anche la più doppia delle corde, la quarta corda, è il Sol che sta con, si dice con due taglietti sotto il pentagramma la nota. Allora, una volta saputo questo, si prende l'accordatore. Adesso io lo scordo volutamente il violino perché probabilmente lo avrete scordato. Se è scordato poco, basta girare questi tiracantini che troverete sul violino in senso orario se cala, cioè se è troppo bassa la corda, ed antiorario se è troppo alta. Se la scordatura è tanta, bisogna girare i piroli, e questo è un po' più difficile perché le corde, se si supera l'intonazione, tendono a rompersi. Allora, partiamo dalla nota La. Allora, si mette il violino tra le gambe, si pizzica con la mano sinistra il La e con la destra si arriva all'intonazione del La. Ok, fatto il La, si può passare al Mi. Allora, se questo è quasi giusto, un po' crescente, allora in senso antiorario col tiracantino lo correggo. Esatto, poi andiamo sul Re, questo cala, con la mano destra pizzico in questo caso il Re, con la sinistra giro, facendo attenzione a spingere verso l'interno del riccio, altrimenti il pirolo torna indietro. Cosa importantissima è non superare mai l'intonazione, se no la corda si rompe. Si può girare pianissimo per non superare l'intonazione. E poi infine il Sol, anche questo cala, pizzico con la destra e giro con la sinistra. Esatto. Ok. Una volta accordato il violino, bisogna vedere se c'è bisogno di mettere questo aggeggio che si chiama spalliera, se la distanza tra la spalla e il collo del ragazzo è troppo alta, si mette questa spalliera, altrimenti se non c'è bisogno si può suonare senza spalliera. L'altro arnese che si suona, che si usa, è l'archetto, che è fatto di pernambuco quando è buono, ma nei violini semplici praticamente ci sono legni semplicissimi quando è di legno, e questi sono crini di cavallo trattati. Qua sopra ci si mette questa sostanza che si chiama pece, che è appiccicosa, si strofina all'inizio. Se l'archetto è nuovo bisogna stare anche un quarto d'ora, 20 minuti, finché non fa presa l'arco sulle corde. Il violino si poggia sulla spalla lateralmente, ha un'angolazione che cambia in base alla grandezza della mano dell'alunno, del ragazzo, comunque lateralmente. Poggiate l'archetto sulla seconda corda, il La, si regge in equilibrio da solo. L'archetto si prende con tutte le dita rotonde, il mignolo sulla bacchetta, anulare e medio abbracciano il tallone, si chiama questo dell'arco, e il pollice è rotondo. Bisogna pensare di fare un anello tra pollice e le altre dita, in questa maniera.
Poggiando l'archetto sull'A, adesso si fanno 8 piccoli La, da un quarto ognuno si dice, in questa maniera. Poi si va sul Mi abbassando il gomito destro. Ritorniamo sull'A, alzando poco poco il gomito destro. Re, un po' più alto col gomito. E infine Sol. Ritorniamo sul Re. La, abbassando il gomito. E infine 8 Mi. Ecco qua. Questo è il primo esercizio del mio metodo per violino. Si dice sulle corde vuote. Corde vuote significa che non ci sono le dita abbassate. La mano sinistra si può mettere all'inizio del violino tra il pollice e l'indice, tra la punta del pollice e la seconda falange dell'indice più o meno, diciamo a 1 centimetro dall'inizio del capotasto, che è questo qua. Per adesso questa è la prima posizione. Poi in futuro vedremo come abbassare anche le dita sulle corde. L'arco si divide in 3 parti: tallone, metà e punta. Il primo esercizio l'ho fatto alla metà, poi va rifatto tutto quanto alla punta dell'arco. Poi il Mi, si ritorna sull'A, poi sul Re, sul Sol, eccetera. Si finisce tutto l'esercizio alla punta. Attenzione alla punta, siccome l'archetto è più leggero ci vuole un po' più di appoggio della mano destra sull'arco. E infine al tallone il contrario, siccome l'archetto è pesante bisogna un po' alleggerire, non appesantire troppo l'arco sulla corda. Eccetera. Buono studio e arrivederci alla prossima lezione.